Ciao, ben ritrovati. Come sempre, periodo molto intenso. Lavorativamente stanno succedendo tante cose che mi tengono decisamente impegnato sia a livello di tempo che a livello di proprio impegno, sforzo per seguire dei progetti, però insomma, cose complicate, ma sta procedendo tutto. Per quanto riguarda le attività del canale, avete visto che mi sto concentrando molto sul discorso di frazionare i contenuti delle live, perché insomma così c'è la possibilità di toccare più argomenti e di utilizzare poi per dei video successivi. E come sempre voglio fare riferimento a degli spunti di domanda che sono nati sul gruppo Telegram oppure delle riflessioni che sono iniziate durante le attività di consulenza di carriera, ovviamente sempre dando la precedenza eventualmente se ci sono delle domande qui in live nella chat. Allora, follow up ai colloqui. C'è stato qualche giorno fa una domanda di Gabriele nel gruppo Telegram. Era un attimo stupito perché in una selezione, in un processo di selezione, c'era stata una comunicazione, una mail di follow up da uno dei candidati e quindi la discussione che è iniziata è: ma è lecito fare follow up o è una cosa troppo aggressiva, troppo determinazione? Il punto fondamentale era il follow up dopo un colloquio è cosa positiva o negativa. Il follow up è assolutamente considerata un'attività standard, cioè io faccio un colloquio, so chi ho incontrato, qual è stato il panel dei miei intervistatori, è assolutamente buona prassi fare un'attività di follow up. Questa per due o tre motivi. Il primo ovviamente per confermare l'interesse, perché ricordatevi che il colloquio comunque è a doppia strada, cioè anch'io sto verificando se l'azienda fa per me, quindi un messaggio di si ringrazia per la disponibilità, per il tempo, si conferma l'interesse, mi è piaciuto questo punto, ci sta benissimo. Il discorso del utilizzarlo per aggiungere delle informazioni può anche andare bene a seconda della forma. Ovvio che non posso fare no come da, da adolescenti che rosichi, ah, magari in quell'occasione avrei dovuto dire questo, allora scrivo per recuperare, ah, vi ho risposto così, ma avrei voluto rispondere colà. Quello magari non è proprio particolarmente professionale, però potrebbe essere un'occasione per condividere delle informazioni aggiuntive o per confermare dei punti o per riagganciarsi per quanto riguarda quel punto che abbiamo toccato. Volevo anche confermarmi che c'è questa attività oppure c'è questo sviluppo nel mercato e via dicendo. Però in generale fare follow up sui colloqui è considerata una cosa assolutamente professionale e va benissimo. Va meno bene se il follow up diventa, non dico aggressivo, però molto autocelebrativo, no? Oppure molto insistente. Come ho spiegato diverse volte, nei processi di selezione ci possono essere per vari motivi dei tempi morti molto lunghi o che perlomeno li percepiamo come tali quando siamo candidati, perché ovviamente abbiamo fretta, vogliamo sapere com'è andata, il risultato, riscontro, feedback e via dicendo. Lato azienda, magari le settimane hanno una lunghezza diversa, vengono percepite diversamente o ci sono, come avevo spiegato in altri video, tanti cambiamenti per cui magari il processo di selezione può veramente essere messo in stand-by per varie settimane. Allora se c'è un candidato che ogni settimana, ogni 10 giorni mi rimanda una mail e tutto, potrebbe non essere piacevolissimo. Per cui, ovviamente, fatto in maniera professionale, in maniera garbata e strutturata, io lo vedo in maniera positiva. Nel caso specifico che aveva sollevato Gabriele, c'era magari una frase, senza entrare in dettaglio, che poteva sembrare per alcuni, non dico aggressiva, ma un attimo troppo assertiva come comunicazione, però anche in quel caso bisogna considerare che era una persona straniera che stava rispondendo in inglese, che era la lingua non sua, per cui considerate anche molto l'effetto lost in translation. Quindi non vi preoccupate, il discorso del follow up, anzi, è proprio considerata una delle best practice quando si fanno i colloqui, per quello di cui abbiamo parlato prima, dimostrare interesse, dimostrare gratitudine ed eventualmente anche espandere o dare informazioni aggiuntive a quelle che si sono già date durante il colloquio.
Il lavoro spesso ci presenta sfide, riunioni con il top management, incarichi importanti. Come gestire l'ansia? Come hai imparato a gestirle negli anni? Giustamente, quando si ha a che fare con delle attività importanti, ci sono due cose da gestire, sia gli altri che noi stessi. C'è un modo di dire, no, che quando hai un posto al sole, quando sei esposto al sole, quindi quando sei in un punto estremamente visibile, per posizione o per progetto specifico, per qualunque motivo, quello che stai facendo ha un'alta visibilità perché magari è un progetto strategico molto importante in quel momento, e automaticamente sei anche soggetto, no, a bruciarti. Quindi sono esposto al sole, ma posso bruciarmi. E ci sono due cose che bisogna gestire, gli altri e noi stessi. Parlo di gestire gli altri perché ovviamente più stiamo facendo riunioni, più interagiamo con management o persone, profili apicali che possono essere gerarchicamente o tecnicamente, magari persone che anche se non hanno gerarchicamente una posizione particolarmente elevata, ma sono considerati il top nella loro categoria, per cui hanno un'autorevolezza e non solo un'autorità importanti, e quindi dobbiamo stare attenti a dare una buona impressione, no? A non bruciarci. E questo ovviamente richiede tutta quella parte di stakeholders management, la parte relativa alla comunicazione e tutto quello che è il lavoro di preparazione, soprattutto a monte. La seconda parte invece da gestire è noi stessi, perché ovviamente più siamo esposti a situazioni nuove per noi o con stakeholders importanti, più necessariamente c'è un discorso di gestione dell'ansia e via dicendo. Allora, tecniche specifiche, magari qualche consiglio, sì. Una delle cose fondamentali, come in tante altre attività, è la respirazione, è il non avere fretta nel parlare. Se ci fate caso, quando siete in presenza di persone che vi incutono timore, paura o altre emozioni forti, si spezza il fiato va su, vi sentite molto contratti, e imparare a rimandarlo giù, a visualizzare, no, la respirazione con la pancia diaframmatica e via dicendo, quello è importante. Quindi imparate a prendere tempo sia per respirare, per esempio, ma anche a non rispondere subito. Se ci sono domande, non sentitevi in dovere di dover risolvere lì in quel momento qualcosa, eventualmente accettate il fatto di dire punto preso, verifico e poi vi faccio sapere. Le persone lo accettano tranquillamente questo come approccio. Se potete, comunque a monte per la gestione dell'ansia e dello stress, del carico, per tantissime cose, tanti aspetti positivi, vi consiglio come sempre di provare ad approcciare anche il mondo della meditazione, della mindfulness, controllo del respiro, qualunque tecnica di gestione del respiro e dell'attenzione vi aiuta. Poi ricordatevi che non siete soli tecnicamente, no? Cioè voi non dovete arrivare alle riunioni importanti con le cose che accadono nella riunione. Il più possibile preparateli prima, assicuratevi che le cose accadano prima, che gli allineamenti, le condivisioni, i pre-reads e tutto quanto ci siano a monte, e questo vi permette di avere davanti un minor numero di sorprese, proprio perché l'argomento è stato già discusso, proprio perché i pre-reads, quindi i documenti da leggere, sono stati mandati in anticipo giorni prima della riunione e via dicendo, riducete il numero di sorprese al momento dell'incontro. Poi, ragazzi, parliamoci chiaro e tondo, situazioni di ansia ci saranno sempre e comunque. Ovviamente più siete nel contesto, più avete possibilità di parlare, conoscere le persone, meno ci saranno situazioni di ansia. Ci possono essere situazioni di stress, di difficoltà, perché io posso avere un ottimo rapporto con colleghi, manager e via dicendo, però è chiaro che quando si presenta la situazione difficile, è difficile, punto. Cioè non è che il fatto che ci conosciamo e ci rispettiamo renderà meno complicata il momento di business a livello di decisione, di problematiche che si affrontano e via dicendo. Per cui
vi consiglio di imparare molto dalle riunioni a cui partecipate, parlare anche magari con delle persone con un po' più di esperienza che hanno affrontato situazioni simili e, per esempio, prima siete consapevoli dello stile di comunicazione dei vostri interlocutori, prima vi togliete questa parte del problema davanti. E poi ricordatevi, datevi tempo per rispondere, per respirare, non abbiate fretta di parlare, non mangiatevi le parole, tenete dell'acqua vicino per bere, ovvero prendere 5 secondi di pausa. Alla fine si è tutti più o meno in diverse posizioni, ma si è tutti nella stessa barca, persone che stanno facendo business, che stanno cercando di risolvere qualcosa. Poi sì, ci sono dei personaggi, soprattutto in certe posizioni apicali, che magari hanno anche si costruiscono anche il personaggio attorno, no? Più o meno aggressivo, più o meno assertivo nella comunicazione, però quello fa parte del gioco. Ricordatevi che, a meno che non stiate proprio gestendo qualcosa di diverso, ma non muore nessuno, cioè in una riunione non muore nessuno, ok? Ci possono essere problemi di business, ma sono problemi di business, per cui state tranquilli che non tutto deve essere risolto nei 30-45 minuti o nell'ora della riunione, si può continuare anche dopo. Poi Gianluca, molto viene con l'esperienza necessariamente, però appunto tranquilli, prendetevi il tempo e respirate. Appena iniziate a tagliare il respiro, quello è un indice che fermo, un attimo, ho fatto la domanda, un attimo controllo, mi dia un attimo di tempo per capire questo punto, oppure ne prendo nota, vi darò le informazioni offline per rispondere in maniera più compiuta. Ok, spero siano utili come indicazioni. Colloquio interno all'azienda per ruolo simile, però in altra divisione aziendale. Il direttore attuale immagino, però non vuole lasciarti andare perché momentaneamente è fondamentale. Come muoversi? Al di là della delusione, soprattutto se interrogato sul perché vuoi cambiare. Ora, Matteo, non conosco il perché vuoi cambiare, però questo è un punto fondamentale. Vediamo. Quando affrontate potenziali spostamenti all'interno dell'azienda, dovete tenere conto che si è tutti nella stessa azienda, per cui ogni spostamento deve avvenire non a discapito degli altri. Questo che vuol dire? Vuol dire che ci deve essere una fase di esplorazione e di allineamento prima, nel senso che se io ho interesse a spostarmi, è buona norma che il mio capo lo sappia. Non è bello andare direttamente dall'hiring manager dall'altro lato, fare tutto e poi, capo, io mi sposto lì. Tecnicamente in un'azienda strutturata in maniera sana questo non succederà mai, perché nessun manager, nessun hiring manager prende una risorsa da un'altra divisione senza allinearsi con il capo. L'ho visto succedere ed è una delle cose più brutte che io abbia visto in 25 anni di esperienza. Una persona che si è trasferita da un team a un'altra divisione completamente, senza avvisare e soprattutto scorrettezza da parte di questa persona che ha messo in difficoltà il suo capo attuale e molta scorrettezza da parte dell'hiring manager dall'altro lato che si è preso questa persona senza allinearsi con il capo da cui sta venendo. Voi dovete considerare che all'interno dell'azienda le risorse, ragazzi, sono scarse e sono importanti, per cui magari il capo dell'organizzazione all'interno della quale siete adesso ha combattuto come una bestia per ottenere il budget per aprire la posizione nella quale siete voi oggi. E quindi il voler spostarsi da un altro lato comunque deve tener conto anche di questo, devo anche ragionare la tua azienda, cioè perché ti vuoi spostare, perché il capo non ti vuole lasciare andare, perché ti vuoi spostare se sei così fondamentale in questa posizione. Poi, per carità, ci sono comunque le situazioni in cui ci possono essere capi non semplici che non ci aiutano in certi percorsi di carriera, perché comunque, ragazzi, stiamo parlando di persone, per cui purtroppo ci sta che alcune abbiano preferenze o comunque affinità di diverso tipo, però i miei spostamenti di carriera li devo vedere
con gli occhi dell'azienda e quindi con gli occhi delle divisioni. Per cui se ho intenzione, ovvio, se ho intenzione di cambiare lavoro, non è che devo andare dal mio capo a dire guarda, adesso mi metto sul mercato, mi metto a fare colloqui. No, quello no, per carità. Però se invece ho intenzione di spostarmi altrove, se è un'azienda grande, molto probabilmente avrà degli strumenti HR che sono preposti proprio per questo, cioè dove c'è il development plan, il mio profilo, quelle che sono le interazioni con il mio capo, lì periodicamente io dico guarda che ho queste aspirazioni di carriera, mi piacerebbe spostarmi da quella parte, questo lo si mette anche in questi database delle risorse umane e così tipicamente quando ci sono le discussioni su una risorsa qui o lì, si inizia a pensare ma c'è qualcuno internamente che era interessato a questa cosa? E allora se hai espresso questo desiderio, magari nel momento opportuno ci sarà l'organizzazione che ti aiuta a fare questo passaggio. Ma spostarti di nascosto candidarti senza informare nessuno da una parte all'altra potrebbe non essere visto di buon occhio e io dico a ragion veduta, perché appunto non tiene conto delle esigenze e della complicata struttura ed equilibrio all'interno dell'azienda. Quindi attenzione a valutare bene queste situazioni. L'argomento provvedimenti disciplinari, problemi all'interno dell'azienda. Diciamo che arrivare a una situazione del genere dovrebbe essere veramente l'ultimo passaggio, cioè per arrivare in un momento in cui c'è un provvedimento disciplinare per un dipendente, beh, devono essere successe tante altre cose prima, un'escalation di un certo genere, a meno che uno non faccia proprio qualcosa che è 0-1, una firma falsa, un documento trasmesso, una violazione di, allora lì ovviamente c'è l'evento o c'è o non c'è. Però quando parliamo di grow mindset, quindi lì stiamo parlando di ovviamente di crescita professionale. E ora, parte disciplinare, riceverla, ragazzi, vi auguro che non sia mai necessario, nel senso che dovete sempre fare attenzione a tutto quello che è la parte compliance, a tutto quello che è la parte regole e soprattutto a tutto ciò che è la parte rispetto dell'ambiente di lavoro. Questo si collega anche ai dei video che abbiamo fatto sulla parte i conflitti all'interno del posto del lavoro, no? Non dovete mai essere nella situazione in cui potete essere richiamati per un comportamento scorretto, poco professionale e via dicendo. Se dovesse succedere, dovete veramente imparare la lezione, ma seriamente, perché se siete arrivati a un punto in cui qualcuno ha sufficienti dati, informazioni ed evidenze per un'azione disciplinare nei vostri confronti, c'è un problema che va gestito a monte. Ego, ignoranza di procedure, sottovalutate il fatto che state parlando con colleghi e non con amici del pub. Ci sono tante cose da considerare. A me è capitato di dover gestire persone problematiche. Lato gestione, la parte disciplinare, ovviamente ci sono varie cose da considerare e anche a seconda del tipo di evento di cui stiamo parlando. Se sono comportamenti che possono portare a qualche conseguenza o un fatto di efficienza e via dicendo, allora si cerca sempre di andare soft, capire il perché è successo, è un problema della persona contingente, è un fatto di non capire quali sono i meccanismi, come funzionano, ci sono le call informali, si cerca di capire, tenere traccia, magari azioni correttive, ci si mette anche un piano di sviluppo se magari questa persona non è la migliore nella parte comunicazione o gestione di qualcosa, si possono anche prevedere dei programmi di affiancamento per e via dicendo. Tipicamente ricordatevi che stiamo parlando di persone, quindi come noi hanno alti, bassi, emozioni, momenti difficili e via dicendo, e ego, caratteristiche spigolose, come noi, come noi. A me è capitato diverse volte di dover fare delle chiacchierate per capire se era un problema effettivo o era un fatto di percezione, perché magari questa persona neanche si rendeva conto di aver fatto determinati errori. Tipicamente c'è
la salva di avvertimento, no? Come, non è che spari direttamente alla nave, ci fai il colpo di avvertimento, no? Guarda che attenzione perché la prossima volta potrebbe esserci questo, questo e quest'altro. A me è capitato di essere in situazioni in cui anche davanti ad errori fatti le persone dicono no, non devi lasciare quello nel team che ha fatto l'errore, non devi mai permettere che sia attaccato da altri oppure come si dice in inglese, no, lasciato fuori ad asciugare, hang to dry, come un impiccato. Però devono essere molto chiare quali sono le aspettative, le azioni correttive e che certe cose non sono più tollerate. Se poi invece dovessero esserci dei comportamenti o degli eventi estremamente gravi, e allora lì ci sono anche casi dove si interviene proprio con il licenziamento immediato, pensiamo casi di molestie, di furti di documenti importanti, di qualunque cosa, spionaggio industriale e via dicendo, quello è immediato, cioè proprio quelli della sicurezza che prendono una persona come nei film e l'accompagnano alla porta e deve lasciare tutto lì tranne le chiavi di casa e della macchina. Insomma, ci sono varie casistiche, però ovviamente la parte disciplinare è veramente l'ultimo step di tante cose, quindi ci si deve assolutamente concentrare sul trovare l'equilibrio prima. Che ne pensi della pratica di inoltrare inviti di connessione su LinkedIn ai membri del team di HR di aziende di interesse e contattare per approfondire opportunità? È utile avere HR nei contatti? Allora, LinkedIn è la piattaforma social fondamentale per professionisti, per fare networking e via dicendo. Ricordatevi, HR è una support function, per cui sicuramente sono persone che è bene avere nel network come tutti gli altri, però ricordatevi, non c'è niente di peggio che fare networking quando ne avete bisogno e per puro scopo utilitaristico. Viene visto subito, viene visto non in maniera positiva e non è percepito bene. Allora, se c'è un'azienda o un settore che vi interessa, è fondamentale che voi creiate network in quella direzione, soprattutto cercando di dare qualcosa, quindi qualcuno in un settore, mi piacerebbe collegare, fare parte del tuo network e ti segnalo questo articolo che ho trovato interessante su questo argomento. Non è HR che assume, ragazzi, HR è una support function, è il business che assume, poi HR sono quelli che si occupano di fare tutta quanta la parte di recruiting e non potete chiamare o contattare le persone per chiedere informazioni che trovate sul sito. Cioè, se chiami HR per sapere se ci sono posizioni aperte in un'azienda e poi c'è il sito con le posizioni aperte, è veramente sbagliato come approccio, no? Cioè, proprio, ma neanche hai fatto i compiti prima di. Avere come professionisti, certo, va benissimo averli, ma nella logica di avere un network di connessioni che fa riferimento al settore a cui vi interessa. Non deve essere visto soltanto in maniera utilitaristica perché devi passare da HR per essere assunto. Anzi, può essere più utile capire come va il business da qualcuno del business in quel settore o in quell'azienda perché loro sanno come va e poi se ci sono espansioni o contrazioni HR dovrà fare la sua parte di assumere o lavorare sulle ristrutturazioni. Quindi attenzione a non andare no, col braccino lungo del prendere e quello corto del dare quando fate networking. Studiare all'estero quando l'obiettivo è andare a lavorare all'estero? Bella domanda, ha senso, sì, non è una condizione necessaria o necessaria e sufficiente, nel senso che il mercato del lavoro estero è un mercato del lavoro come altri, per cui se tu stai facendo la tua laurea, finito di laurearti o, consiglio sempre ancora prima, rivolgerti al mercato dell'estero, al mercato estero va benissimo. Candidature, vi organizzate, fate tutto quanto il vostro pacchetto, lavorate tantissimo sulla lingua e vi candidate. Se hai possibilità di andare a studiare all'estero e ci sono delle università interessanti in nazioni per te target perché per X motivo hai deciso di andare a vivere in quella nazione, può essere un'ottima opportunità per capire come si vive in quella nazione, per fare network, per approfondire la lingua e perché molto probabilmente le università avranno anche dei buoni collegamenti col tessuto industriale, produttivo o qualunque sia il settore che ti interessa. Per cui studiare all'estero per me è sempre un'esperienza positiva in generale. Fatto mirato a un mercato
a cui sei interessato, va benissimo. Fatto salvo che non è necessario, puoi anche fare tutto quanto qui in velocità o al meglio e poi spostarti fuori, per cui è sempre a decidere. Se io magari qui so che c'è un'università che è il top per un certo settore, magari è meglio chiudere qui velocemente e buttarmi all'estero rispetto ad andare nell'università nulla che non conosce nessuno, che però è geograficamente lì. Questo è da considerare come trade-off. Però parlavo l'altra volta con Giuseppe proprio sul discorso del ma se devi comunque fare il fuorisede, che lo fai in una città italiana o in una città estera, molto probabilmente ci siamo, cioè vitto, alloggio, trasporti e tutto, a Milano, a Bologna, a Torino non sono molto distanti da tantissime città in Europa, anzi spesso e volentieri possono essere anche più bassi. Quindi considerate tutto. Ho fatto un video al riguardo che ti invito di andare a vedere per il sito relativo al come scegliere le università. Era Bachelor Portals e anche Masters Portals, lo troverai nelle ultime settimane, è uscito sul mio canale, e lì c'erano tanti commenti sulle varie università e c'era anche il discorso del confronti delle città anche come costo della vita e via dicendo. Per cui per me sicuramente è un'esperienza che vale la pena fare. Cioè, fighissimo arrivare laureato con 1, 2, 3 anni di esperienza all'estero, già è tanta roba. E poi soprattutto, appunto, ti permette di entrare nel mercato, conoscerti, magari fare la tesi con aziende in quel settore, in quella nazione, creare network, imparare la lingua se magari è una nazione con una delle lingue non principali e via dicendo. Quindi sicuramente ottima cosa da considerare. Cambiare azienda fa parte del percorso di carriera di chi ha un approccio abbastanza dinamico, come nel mio caso. Io ho lavorato in 7 aziende. All'interno di queste aziende ho coperto forse una quindicina di ruoli, no? Perché comunque non ho mai tenuto lo stesso identico ruolo per tanti anni. Anche all'interno dell'azienda dove sono ora da 8 anni ho coperto 4 posizioni, forse 5 posizioni diverse. E anche lì 5 job title diversi, ma magari ho mantenuto lo stesso job title facendo 2 o 3 cose diverse. Per cui il cambio è assolutamente costante nel mondo d'oggi e ancor più nel mondo della carriera, soprattutto a livello internazionale. Ora, hai ragione, ci si sposta puntando a qualcosa di meglio, come qualità della vita, come luogo dove vivere, a livello salariale, a livello di attività, a livello di responsabilità e via dicendo. Più che un circolo vizioso, parlerei di un rischio di fare un passo falso. Magari mi sposto da una parte all'altra pensando di migliorare in alcune dimensioni, poi vado lì e mi accorgo che non è esattamente quello che mi aspettavo. Questo può capitare e fa parte del gioco, ma anche rimanere nella stessa azienda può esporti allo stesso problema, perché un'azienda che magari cambia, che affronta una contrazione di mercato o che ha un cambio di direzione o semplicemente la tua divisione ha un modo di lavorare diverso perché strategicamente deve muoversi diversamente, anche quello tecnicamente ti espone non a un passo falso, ma ad essere dove non vorresti essere. A me è capitato una volta, mi sono trovato quando sono andato in Toyota in Belgio nel 2006, ho preso un ruolo fighissimo che aveva tante caratteristiche interessanti, azienda bellissima, però a un certo punto il ruolo aveva preso una connotazione diversa perché c'era stato un cambio, quindi il management con cui avevo fatto le selezioni era un po' cambiato, ma in generale era proprio cambiata la direzione, per cui le aspettative su quel ruolo e su quella funzione erano cambiate molto in una direzione non consona a quelle che erano le mie aspirazioni. Per cui, nonostante fosse un miglioramento sotto vari aspetti, sotto un aspetto secondo me fondamentale per me, che era la tipologia di ruolo, stava diventando troppo tecnico, e quello per me era non un passo falso, ma essere in un punto che non era più ottimale per quello che era la mia traiettoria e le mie aspirazioni di carriera, e allora mi sono guardato attorno successivamente. Per cui ci sta, qualunque cambiamento ci espone a problematiche, sfide di diverso tipo, ma anche qualunque non cambiamento ci esporrà a dinamiche, sfide e potenzialmente problematiche simili perché anche una situazione
apparentemente statica comunque presenterà dei cambiamenti. Quindi anche rimanendo nella stessa azienda affronterai cambiamenti costantemente. Io ho lavorato sempre in aziende molto dinamiche, multinazionali, e vi assicuro che difficilmente ho visto cambiamenti meno frequenti di ogni, diciamo, ogni anno. Tipicamente le aziende si aggiornano costantemente, raggruppano funzioni, le dividono, cambiano, spostano, raggruppano parti global, poi li decentralizzano, si fanno tentativi, se non migliora è normale, per cui anche se rimanete nella stessa azienda, a meno che non siate dipendenti pubblici in Italia, ma quella è un'altra categoria lavorativa di cui non mi occupo, per chi è in un'azienda dinamica e normalmente viva, ci sarà costantemente un cambiamento, per cui sì, può capitare, pur rimanendo nella stessa azienda senza cambiare, di trovarsi in un posto in cui non ci si vuole trovare per una delle tante dimensioni che caratterizzano il lavoro. Come usare un'offerta di lavoro esterna se vogliamo negoziare la nostra situazione in azienda, in particolare nel caso in cui non abbiamo intenzione di lasciare l'azienda. Questo è un argomento molto delicato e ci sono un paio di scuole di pensiero almeno su come affrontare questa cosa. Scenario tipico è: io ho il mio lavoro, mi piace, sono contento, il team funziona, il rapporto col manager funziona e tutto, però per X motivi una delle varie dimensioni inizia a starmi stretta. Molto facilmente sarà quella salariale, no? Perché comunque quella, cioè, noi vorremmo vedere il nostro stipendio crescere sempre costantemente, anche rimanendo nello stesso ruolo, nello stesso ambiente. E non è sempre facilissimo. Allora, lo scenario di cui si è discusso è: ma se io mi sono confrontato col mercato, quindi il famoso tenere sempre l'orecchio a terra, e butto di numeri, qui lavoro in questa posizione e guadagno 40, e il mercato mi ha detto: guarda, c'è una posizione per te simile e noi ti paghiamo 45-50, ma io sono felice di stare dove sto perché mi piace proprio il contesto, come faccio a giocarmi questa carta? Ora, qui bisogna fare un attimo attenzione, perché, come dicevo, ci sono due scuole di pensiero che fanno anche un po' riferimento a chi invece magari è anche pronto a cambiare. Allora, questo è il discorso del rilancio. Lo scenario tipico qual è? Io sono qui, faccio questo lavoro per 40, un'azienda fuori mi dice ti prendiamo noi per 50, quando rassegno le dimissioni o parlo col capo, il capo mi dice aspetta, fermati un attimo, fammi vedere, parla internamente, è una risorsa che non possiamo perdere, è un macello perché poi bisogna rifare i training, trovare un nuovo candidato e via dicendo, o comunque il mercato effettivamente è più alto di quello che offriamo noi e l'azienda ti fa una controfferta. E allora io ho 50 fuori e magari 48-50 dentro, oppure anche 52 dentro. Che fare? Accettare o no la controfferta? Ci sono due scuole di pensiero. C'è chi dice mai, una volta che sei andato fuori sei bruciato, e c'è chi dice sì, consideralo perché è uno sforzo dell'azienda che ci tiene a te. Quali sono i razionali dietro questi punti? Il primo non è sbagliato, perché nel momento in cui tu eri assegnato di missioni mi hai già detto che sei una mina vagante. Allora, oggi è un problema per me perderti in 3 mesi di preavviso o anche meno, e allora faccio lo sforzo di tenerti. Però può essere pure che per me sia una toppa e poi ho capito che tu non sei affidabile, passatemi il termine, però ovviamente non è in connotazione negativa, e quindi farò in modo di trovare una maniera per sostituirti, per distribuire il tuo lavoro in maniera tale che un domani, se c'è qualcosa, tu sarai un potenziale candidato per una ristrutturazione, oppure vieni letteralmente spostato altrove, perché non voglio trovarmi come azienda di nuovo a dover tremare se tu minacci di andartene. E quindi questo dice, la scuola di pensiero dice: una volta che tu hai rassegnato le dimissioni, non guardarti indietro, perché tutto quello che ti verrà offerto avrà un retropensiero di sì, sì, intanto questa l'hai vinta tu, però poi te la faccio pagare.
L'altra scuola di pensiero dice l'azienda sana che dice no, no, ma tu sei una persona che vali, il mercato ti sta dicendo che, ma io sono felicissima di fare lo sforzo, darti differenti cose, oppure magari ti do più responsabilità e quindi anche uno stipendio maggiore, in maniera tale che ti faccio anche crescere e via dicendo. Io ho visto succedere entrambe queste cose, per cui molto dipende dall'azienda e dal contesto, dalla vostra situazione, quanto è importante, quanto sono confrontabili i lavori. Difficilmente saranno due lavori identici in due aziende identiche con la stessa cultura, le stesse responsabilità e differiscono soltanto di 40 o 45 di RAL. Dovrete sempre fare un'analisi multidimensionale di vari aspetti, no? Come i discorsi che faccio durante le consulenze di carriera. L'altro punto invece è quello che era stato proprio lo scenario evidenziato era io non me ne voglio andare, però voglio usare quell'offerta per ottenere qualcosa in più. Ecco, lì state un attimo attenti, cioè proprio per evitare di ricadere nel primo caso, giocatevela bene. Io farei un discorso molto serio col mio capo, dicendo, capo, io sono stato contattato, però ti dico, non ho le mie intenzioni di andarmene perché mi piace per questo motivo un 2, 3, 4, 5, però renditi conto che non voglio neanche trovarmi in questa situazione di sapere che perdo opportunità e via dicendo. Quindi fammi capire, c'è opportunità di alzare lo stipendio, di fare un percorso di crescita o prendere maggiori responsabilità. Cioè, questo non è un minacciare per guarda, ho questa, mi devi alzare lo stipendio altrimenti. Appena mettete lo scenario dell'altrimenti, avete già rotto il giocattolo, no? Della fiducia e del trust. Per cui fate molta attenzione a come lo posizionate, ma anzi addirittura lo posizionerei proprio dall'altro lato. Guarda, partendo dal presupposto che io sono assolutamente interessato o interessata a rimanere per questi motivi, anche argomentate quello che vi piace, quello che vi aspettate, fammi capire se secondo te c'è opportunità di crescere a livello salariale e via dicendo, e innescate questo tipo di confronto positivo, che non deve nascere da una minaccia per quanto velata. Ecco, su quello fate molta attenzione. Però è un argomento molto, ovviamente, molto interessante e molto delicato, perché comunque noi in qualche maniera stai dicendo che ti stai confrontando col mercato, che comunque le selezioni le hai fatte e via dicendo. Poi, per carità, siamo tutti quanti professionisti, per cui ci sta e non vi preoccupate, non state dicendo niente di scandaloso. La competizione interna è un argomento che però è molto collegato alla cultura aziendale, cioè perché competizione? Nel senso, ci sono aziende che hanno innata la cultura della competizione. Pensiamo per esempio ai ruoli di vendita, no? Senza entrare negli stereotipi cinematografici all'americano e via dicendo, però proprio quelli, il miglior venditore dell'anno, no? Che è Cozzalone con gli aspirapolvere, con l'aspirapolvere. E cioè ci sono aziende che per il tipo di business certe funzioni hanno proprio una competizione di quello che vende di più, quello che chiude più contratti, quello che, pensate anche se solo il settore immobiliare, delle agenzie e via dicendo. All'interno delle altre aziende, la competizione può nascere magari più facilmente per le personalità. Faccio sempre riferimento al discorso del lasciare l'ego a casa. C'è un libro molto bello che ho messo nella lista di consigli di lettura. Sotto i miei video trovate il link per quelli che sono i consigli di lettura per la parte business, crescita personale, carriera e finanza. E c'è questo libro, Ego is the Enemy, in inglese, l'ego è il nemico, che parla dell'impatto dell'ego nei nostri casini, nella vita, al lavoro e in generale. Ora, quindi, in ambito aziendale, la competizione probabilmente, a meno che non sia strutturata, come dicevo, proprio per punti aziendali, probabilmente molto più un fatto di personalità, persone che si vogliono far notare, che ci tengono che sono in una fase della vita in cui vogliono macinare, macinare e via dicendo. Quello fa parte, ovviamente non deve essere tossico. Io ricordo ancora una delle scene più tristi a cui ho assistito, un viaggio in treno, non ricordo se era Roma-Milano o Milano-Roma, però c'era questo signore, chiaramente il manager, e questa signora più giovane, chiaramente gerarchicamente sottoposta, 3 ore di treno
credo che abbia ininterrottamente parlato male di un'altra collega. Ovviamente me ne poteva fregare di me, non era, però ero veramente tentato di alzarmi e dire ma che tristezza, cioè ma veramente sì, lavorate in un contesto che vi permette di comportarvi così, no? Però ovviamente impari a farti i fatti tuoi. Però nel senso che quella parte è inevitabile, cioè le persone che vogliono o che culturalmente hanno certi approcci sono inevitabili, anche perché magari ci possono essere dei momenti nell'azienda in cui si sa che ci sono X promozioni in arrivo e via dicendo. Tipicamente un'azienda che funziona bene non dovrebbe avere una competizione di questo genere perché le performance sono di team o di divisione o di azienda. Tant'è vero che se ci fate caso ci sono molte aziende che hanno spostato il livello di calcolo dei premi, cioè il premio di produttività, no, sapete, fine anno a seconda dei contratti e tutto ci sono dei premi in base a come hanno performato le aziende e vengono dati in percentuale rispetto agli obiettivi che ci si era messi. Ecco, io ho visto aziende fare un percorso del tipo, prima era ogni mega divisione ha i suoi risultati, per cui alcune possono andare bene, altre possono andare male. E poi pian piano ho visto spostarsi verso il, no, prendiamo un numero per tutta l'azienda, proprio per evitare la percezione del mors tua vita mia, cioè io posso andare bene e tu male, questo non dovrebbe succedere, quindi o siamo andati tutti bene o siamo andati tutti male. Il principio del team è proprio o si vince tutti o si fallisce tutti. Prima si costruisce la cultura del siamo tutti nella stessa barca, quindi nessuno può fare le scarpe all'altro e prima si evitano certe dinamiche. La competizione positiva può esserci quando è proprio esplicita e creata in maniera positiva, cioè ci sta benissimo, va benissimo mettere anche dei parametri, è ovvio che deve essere un qualcosa di quasi, non dico goliardico, ma proprio a livello di team building, no? Fare questi esercizi, avere dei risultati che vengono confrontati e via dicendo. Io personalmente non ho mai lavorato in divisioni dove ci fosse la performance individuale, no? Del tipo, appunto, ufficio vendite e via dicendo. Però, per esempio, quando ho lavorato, quando ancora oggi mi occupo di di negoziazione, di ottimizzazione di contratti, quindi uno potrebbe dire le performance sono nella rinegoziazione noi abbiamo ottenuto il 17% di saving, quelli il 12%, quello il 5%, quindi noi, io e il gruppo di persone con cui lavoro siamo i più fighi. No, proprio perché l'azienda tutti questi li mette insieme e i risultati, le performance sono globali per tutto, per esempio procurement. Quindi, anzi, se io vedo che sono andate bene da un mio lato e voi siete in sofferenza in certe negoziazioni, magari mi adopero anche per aiutarvi per portare su le performance totali di gruppo. Però ti ripeto, magari ci sono situazioni aziendali in cui invece è proprio l'altra direzione, però non ho esperienza diretta. Io quando ho avuto situazioni di competizione era sempre competizione sana, ma proprio perché tutto viene alla fine aggregato a un livello più alto e se tieni l'occhio sul livello più alto vedrai che appunto diventa tutto un approccio omogeneo. Cambiare lavoro, cambiare azienda è normale, fa parte del business. Ovvio che se cambi lavoro ogni 6 mesi, probabilmente non è il miglior messaggio che mandi. Ci può anche stare, io ho cambiato 7 aziende, ci sono persone che nello stesso periodo non hanno mai cambiato lavoro o altri che ne hanno cambiate 10, 15. Tipicamente si dice che per capire veramente, per iniziare a performare bene in un lavoro, probabilmente ti servono almeno 6 mesi per iniziare a capire seriamente tutto quanto e quindi per iniziare a performare anche un anno. Per cui diciamo, dopo un paio d'anni si può dire che sei stato in una posizione, hai capito quello che dovevi fare, l'hai fatto e hai contribuito. Magari cambiare ogni 7-8 mesi non hai neanche percepito bene tutto quello che andava fatto e probabilmente non sei riuscito neanche a dare un contributo di valore alle varie posizioni. Per cui io penso che un paio d'anni in una posizione siano più che sufficienti per dire ho fatto quello che devo fare, c'è stato il mio
payback rispetto all'investimento dell'azienda, ho contribuito, posso guardarmi attorno. Poi anche lì dipende dalle fasi della carriera, dal tipo di azienda, perché magari, come dicevo prima, all'interno dello stesso ruolo puoi fare tantissime cose, perché cambia l'azienda, cambiano le cose di cui ti occupi. Io neanche mi ricordo più cosa c'è scritto nella mia job description, perché fai quello che strategicamente è necessario anno per anno. Probabilmente se lo trovo, molte cose che sto facendo adesso non sono tipicamente elencate. E il rapporto con l'azienda è assolutamente fondamentale, Andrea, cioè non si deve mai lasciare un'azienda, almeno il più possibile, in maniera tossica, in maniera ostile. Cercate sempre di mantenere buoni rapporti, per cui se possibile cercate sempre di rispettare il notice period, fare l'handover in maniera professionale, non andare mai sbattendo la porta, a meno che non sia proprio successo qualcosa, ci sta. Però, appunto, se c'è un'azienda che ha veramente urgentemente bisogno di me, è un discorso. Però anche lì, attenzione a una cosa, perché se io faccio un colloquio con un'azienda e dico, guardate, io ho 3 mesi di notice period e sono effettivamente necessari perché devo fare l'handover, devo fare il passaggio di consegna ai miei colleghi e per non lasciarli a metà del lavoro, tecnicamente l'azienda questo lo apprezzerà perché è anche un indicatore di professionalità, no? Non è che la mattina dove sei? Ah no, ho cambiato lavoro, ciao, datemi la penale, sti cavoli. E quindi tecnicamente state anche dando un buon segnale per come probabilmente tra X tempo lascerete quell'azienda. Se poi l'azienda invece dice no, guarda, siamo veramente nei casini, abbiamo bisogno di te domani, diceva magari facciamo un mese di preavviso oppure trovate qualcosa, però difficilmente è proprio dall'oggi al domani, a meno che non sia successo qualcosa di eclatante. E sì, assolutamente rimanete in buoni rapporti con l'azienda perché questo è il vostro network, cioè ogni volta che cambiate azienda, i 50, 100, 200 contatti all'interno dell'azienda faranno parte del vostro network che cresce, per cui cercate sempre di rimanere in buoni rapporti, gli handover e tutto, fate tutto quanto in maniera professionale, lavorate a bestia fino all'ultimo giorno, non esiste faccio cadere la penna perché tanto tra 3 mesi sono fuori, no, dovete essere sempre professionali fino all'ultimo perché viene notato, viene apprezzato e il mondo è piccolo, ragazzi. Come niente vi trovate che poi la persona che vi gestiva in quell'azienda si sposta in un'altra azienda e vi chiama per delle posizioni fighissime, oppure viene chiamato dalla vostra azienda e ve lo ritrovate come capodomani. Possono succedere tantissime cose, ma proprio come professionisti non dovete bruciare ponti, fare casino o lasciare le cose in malo modo. Questa è una regola assolutamente generale. Posto su Telegram, sono molto attivo, ci sono colleghi che fanno ironia, non lo vedono di buon occhio. Come gestire questa cosa? Allora, ovvio che bisogna sempre trovare la quadra di quello che si fa. LinkedIn è in assoluto il social fondamentale per tutti noi, professionisti nel mondo corporate. LinkedIn è una piattaforma di professionisti che ha un'impostazione di social. Devo dire che negli ultimi 2 anni, anno e mezzo, 2 anni, LinkedIn ha attirato molte persone dagli altri social e quindi è diventato in positivo molto più dinamico, ci sono contenuti anche molto più interessanti, persone che portano contenuti e riflessioni non soltanto del puro mondo corporate, ma c'è anche tanto a livello di imprenditoria, a livello di anche ruoli fluidi e dinamici collegati ai social e via dicendo. E questa è una cosa positiva. La parte negativa è che alcuni hanno iniziato a usare LinkedIn come se fosse un social di intrattenimento. A me non frega niente di cosa hai mangiato, di come ti sei sentito durante le vacanze, di che riflessioni ti ha fatto fare la trasmissione TV, la partita di calcio o meglio, se lo voglio vedere, vengo sul tuo Instagram, vengo sul tuo TikTok, vengo sul tuo Facebook. LinkedIn è assolutamente il posto sbagliato per oggi mentre mangiavo stavo riflettendo che il mondo sta andando, sti cazzi ragazzi, è un ambiente professionale e bisogna parlare di cose relative a quello. L'esempio che ho portato avanti era proprio qualche settimana fa e uno di voi mi aveva chiesto, guarda, che ne pensi di un post
Avatar 2 ha fatto tot incassi nel primo mese. Ecco, quello rientra nella categoria sti cazzi, nel senso che non c'è niente di professionale nell'informazione che Avatar 2 ha incassato tot milioni. Vado su Repubblica, vado su qualunque news e leggo quello. Cosa ha a che fare col mondo professionale? Niente. Il fatto che sia eclatante, che sia un dato anomalo, non è comunque un contenuto professionale. Invece, fare delle riflessioni su come le nuove tecnologie stanno cambiando tantissimo e stanno cambiando il mondo del lavoro relativo a quello e quanto ci stia preparando può essere molto utile. Pensare al Mandalorian ha la serie su Disney Plus, ha tutta una tecnologia incredibile, tutti gli sfondi sono tutti sfondi virtuali con una tecnologia incredibile che cambia la prospettiva a seconda del punto di vista dell'osservatore che si muove in maniera dinamica, oppure appunto le tecnologie utilizzate in Avatar 1 e poi in Avatar 2, ecco, quelle prese come spunto per parlare di nuove tecnologie è sicuramente un argomento interessante. Io ho scoperto il Politecnico di Torino ha un corso che si chiama Ingegneria del Cinema. Ma io mai avrei immaginato che ci fosse qualcosa del genere e invece, vista l'evoluzione, è stato sviluppato questo come argomento specifico. E allora, quello è un argomento interessante, come questi prodotti cinematografici hanno favorito e accelerato la crescita di queste tecnologie, tanto che oggi le università stanno adeguando l'offerta formativa. Quello è figo come contenuto, no? Vedete come se io ho una passione, ne posso parlare su LinkedIn, ma sempre dall'aspetto professionale. Il punto fondamentale qual è? Partiamo dal presupposto che le mie interazioni e i miei post su LinkedIn siano del tipo giusto, no? Quindi professionali. Se i colleghi fanno ironia o non apprezzano o... ragazzi, non c'è problema. E questo fa parte un po' dell'accettare dell'esporsi. Ovvio, partendo dal presupposto che non è che sto ogni giorno a pubblicare cose tanto per pubblicare, questo no, però anche io mi sto tecnicamente esponendo, no? Ora che ho anche unito il mio nome col mio profilo LinkedIn e via dicendo, tecnicamente mi espongo, sono tranquillo perché creo contenuti che secondo me hanno comunque una valenza lato professionale. Per esempio su LinkedIn non metto tutti i post a tutti i miei video e tutte le cose che faccio su LinkedIn, su YouTube, perché non avrebbe senso. Chi invece ha il business dei social media lo fa, ogni post, ogni video, ogni attività che fanno la riportano su LinkedIn perché è il loro lavoro. Nel mio caso non è questo il punto, però se mi capita di fare un video su un argomento estremamente specifico, un'intervista o qualcosa che può far scattare delle riflessioni estremamente dettagliate e puntiformi, allora faccio il riferimento nel canale LinkedIn, nel profilo LinkedIn dico ho affrontato questo argomento, magari ho intervistato questa persona e ne sono scaturiti questi messaggi. Quindi assicurarsi di farlo nel modo giusto, utilizzare essere attivi. Se le altre persone apprezzano o non apprezzano, ragazzi, non è un problema nostro. Cioè, non ci si deve far tirare in basso da logiche diverse. Se quello che stai facendo per te ha senso, trovi valore, vedi che ti dà e dà agli altri, viene apprezzato e via dicendo, va benissimo così. Se invece è una parte puramente social, va rivista. Ecco, quello che consiglio è utilizzare il feedback di queste persone. Perché me lo stanno dicendo? Cioè, è veramente un campanello d'allarme che sto mettendo tanti contenuti non necessariamente interessanti? Vediamo, faccio un check, se invece sono confident va benissimo, non c'è problema. Ma per il resto, questo è insito con l'esporsi lato social. Molto probabilmente queste persone non hanno profili aggiornati, attivi o via dicendo. Va bene, è la loro scelta di rimanere in maniera statica su una vetrina su LinkedIn. Io anche avevo un collega specializzato
tutta una parte di health and safety molto importante, persona estremamente attiva a livello internazionale, scrive tantissimi articoli, riposta tante cose con considerazioni molto interessanti, non è il mio settore per cui non approfondisco ovviamente, però ho anche visto colleghi che dicevano, sì vabbè ma quello sta sempre lì a mettere non necessariamente sempre interessanti, va bene, quello è il loro punto di vista, lui trova valore in quello, non l'ho mai visto postare cose che fossero non attinenti al lavoro e alla sua skill e quindi va bene, se poi gli altri apprezzano o non apprezzano rientrano nella categoria sti cazzi, non c'è problema. Fate sempre la vostra gara e abbiate sempre in mente dove volete andare con questi post, ok? E mentoring in azienda. Sempre Simone aveva fatto una domanda relativa al come scegliere il mentore in azienda. Ora, ci sono delle aziende, tipicamente quelle più grandi, che hanno dei percorsi di mentoring strutturati, per cui ci sono proprio le liste di persone disponibili al percorso, ci si candida, si fanno dei match e si inizia un percorso di mentoring. Io l'ho visto, ho fatto anche un percorso di mentoring, quindi ho una persona che mi ha seguito e mi ricordo in particolare la scelta del mio mentore. Mi sono fatto aiutare dal mio responsabile, una persona in gambissima, e il mio capo aveva detto, ok, ma pensi che sia bene fare la classica cosa, no? La partita a scacchi, ma se io voglio andare a lavorare in quella posizione o voglio rendermi visibile agli occhi di quella persona, prendo quella persona come mentore, così faccio vedere quanto sono figo e quindi mi metto sotto la sua ala protettrice. No. Anzi, addirittura il mio capo mi aveva detto, guarda, per te vedo bene come mentore, e nello specifico mi aveva consigliato il capo della divisione legal, cioè proprio nulla, cioè persone con cui lavoro costantemente per la parte contratti, ma nulla a che fare con la mia traiettoria di carriera né passata né futura, perché diceva, perché quella è una persona che per la parte che tu devi sviluppare, che magari era la parte un po' più strategica nelle relazioni stakeholders management, quella è una persona che ha delle ottime competenze e il fatto che non sia del tuo settore magari può anche aiutare a non essere coinvolti, no? Della serie, se io sono un tecnico e tu sei un tecnico, magari ti valuto prima come tecnico e solo dopo rispetto alla dimensione su cui dobbiamo fare mentoring. E quella per me era stata una cosa abbastanza interessante, per cui consiglio di, se riuscite a fare questo percorso di mentoring, di non fare le scelte a mo' di scacchiera finalizzate ad arrivare in una certa posizione o farvi vedere da qualcuno. E poi una cosa, il mentoring non è una sessione di affiancamento, anzi, il mentoring, per quello che l'ho visto io fare, avete dall'altro lato una persona tipicamente con molta più esperienza, quindi probabilmente con molte più responsabilità anche in azienda e quindi molto poco tempo e potenzialmente più persone che stanno facendo il percorso di mentoring, per cui non è il mentoring ci mettiamo accanto e lavoriamo insieme e tu mi insegni il lavoro, no, anzi quello forse è un percorso di coaching o di affiancamento. Il mentoring è altro, è proprio il parlare di come sta andando, quali sono le parti su cui, come mi sto muovendo in azienda e via dicendo, non è il tecnicismo. E tipicamente per quello che ho visto io non è una cosa frequente, cioè veramente ci si sente o ci si vede, ci sentiva nel mio caso perché questa persona era nella zona Asia-Pacifico, e ci si vede e ci sente ogni 3 settimane, qualcosa così. Quindi non pensate minimamente alla persona che vi si siede accanto e vi aiuta a correggere i PowerPoint, no, è un altro tipo di percorso. Per cui quando lo fate, come tutte le cose, cercate di estrarne il meglio, fatelo non in maniera calcolata e semplice, perché sennò difficilmente ne estraete valore e ricordatevi che dall'altro lato c'è una persona che sta mettendo tempo, che probabilmente non ne ha tantissimo, energia a disposizione, per cui assicuratevi di fare tutto quanto a monte come preparazione, se ci sono delle cose da considerare, considerate, cioè non arrivate ciao, sì, scusa, dall'altra sessione non ho fatto niente, non ho considerato, non ho elaborato questa parte perché ho avuto da fare. Insomma, attenzione, non bruciatevi queste cose. Ok? Cavalcare l'onda delle nuove tecnologie.
attenzione, deve interessarvi, nel senso che se siete persone appassionate di un settore, che sia l'intelligenza artificiale, che sia la computer grafica, che sia data science, qualunque cosa, molto probabilmente siete già lì e si tratta soltanto di approfondire, sviluppare, studiare nel settore specifico e cercare lavoro o fare esperienza in quel settore. Se invece siamo a monte di tutto, quindi veramente scegliere la propria strada, l'idea di seguire dei megatrend va benissimo, occhio a non snaturarvi, cioè se a me non frega niente di IT, seguire il megatrend dell'elaborazione di un certo tipo perché un megatrend probabilmente potrebbe portare a tanta frustrazione in futuro, no? Per cui assolutamente i trend vanno seguiti, capire anche qual è la loro fase di implementazione, perché quella è una cosa importantissima. Ricordatevi che tantissime cose fighe e dinamiche spesso non hanno una implementabilità immediata in certi contesti aziendali perché magari non hanno passato ancora tantissimi test di stabilità, di compliance, di riferimenti normativi e via dicendo. Cioè, mentre l'idea delle startup dinamiche è quella che tu vai, prendi, fai, smonti, rimonti, vedi tutte quante le cose della front line, io azienda che ho un business consolidato, non è che smetto di fare le cose come le ho fatte fino ad oggi soltanto perché è uscito ieri il nuovo software. No, se quel software non ha X anni di stabilità, di validazione, di certificazione e tutto, ma non me ne frega niente se è più veloce di. Ed è il motivo per cui vedete le aziende lavorare ancora con software dinosauri in alcuni casi, perché devi compromettere l'efficienza in certi casi per la stabilità. Io preferisco avere un sistema che non sia top della tecnologia, che non sia una spada a livello di velocità rispetto ai benchmark attuali e tutto, ma che so che ha passato tutti i test, tutte quante le certificazioni, che è stabile, che succede qualcosa, c'è questo, quest'altro rispetto al nuovo giocattolo scintillante che magari sarà fighissimo, però dopo 2 anni scopri che c'aveva un problema di leakage dati o qualunque cosa, no? Per questo non siate troppo tranchant nei giudizi delle povere corporate lente dinosauri perché hanno altre tipologie di, di priorità. Poi, per carità, se ci sono opportunità si cambia sempre, però quello è uno dei driver non che ostacolano la tecnologia e l'innovazione, ma è semplicemente ci sono più processi da seguire per i vari cambiamenti. Per cui seguire i trend futuri, si tratta proprio di quello, cioè essere sul pezzo, seguire quello che è il vostro settore, se state studiando ingegneria, se state studiando informatica o quello che è, sarete inevitabilmente coinvolti in quel mondo e quindi vedete le cose arrivare, cosa possono fare e via dicendo. Quello c'è sempre, ma immaginate soltanto quello che succederà per moltissime realtà lavorative quando l'intelligenza artificiale sarà implementata in maniera più strutturata ad ampio spettro. Ovviamente, come nell'esempio che dicevo prima, tutti i ruoli e tutte le attività che sono poco strutturate possono cambiare da un giorno all'altro. Tu veramente dal sabato alla domenica inizi a usare ChatGPT o uno dei 200 siti basati su intelligenza artificiale per fare le cose che ieri facevi in maniera diversa. Perché sei libero, sei fluido, non hai restrizioni, non hai compliance, non hai governance e via dicendo da rispettare. Magari le aziende tra X anni implementeranno determinate cose quando saranno state testate, consolidate e via dicendo. Quello è un punto interessante. Lato mio, sì, a me piace moltissimo l'innovazione, anche se lavorativamente le attività che faccio io, quelle che seguo io, sono più, se vogliamo, old style, che anche quelle, se però le confronti con le cose di 30 anni fa, sono assolutamente innovative, gestite diversamente e via dicendo. Però la parte mia non è stare sulla cresta dell'onda per la parte tecnologie. Aziende diverse, dimensioni diverse, business diversi hanno gradi di libertà necessariamente diversi, per cui appunto io domani posso iniziare a rieditare tutto quello che è la mia presenza online, a rifarla completamente sfruttando tutte le tecnologie che sono uscite da febbraio, ma
impatto zero sulla mia parte, sulla mia vita corporate, assolutamente. Ok? Lingua del futuro oltre l'inglese? Bella domanda, Lorenzo. Io credo che per quanto riguarda la parte linguistica ci siano due o tre considerazioni da fare. Allora, l'inglese ovviamente è di default, punto. Dovete conoscere l'inglese, conoscerlo bene, non ci sono scuse. Vi invito anche a vedere il video che ho fatto su Assimil, che a mio avviso è dopo le lezioni individuali online il miglior modo per studiare inglese. Ho fatto un video in cui vi spiego anche perché, facendo vedere come sono strutturati i libri, e li trovate anche dovete prendere quello con gli audio, c'è sempre nel link dei consigli di lettura. E però, tolto l'inglese, per me dovete fare un paio di considerazioni. Un po' il tipo di lavoro che volete fare, però a mio avviso ci sono due lingue fondamentali. Allora, se uno dovesse dire le lingue più parlate dovrebbe studiare lo spagnolo, perché come numero di nazioni, di popolazione che usa lo spagnolo come lingua madre, siccome il Sud America, tutto il Sud America tranne il Brasile parlano spagnolo, quella è la lingua, l'idioma ufficialmente più parlato, ma non ha senso lato business. A mio avviso sono due quelle su cui concentrarsi, il tedesco e il cinese, cioè lingua del futuro, il cinese, perché ragazzi, inevitabilmente si sta andando lì per molte cose e soprattutto è una lingua complicata. Anche lì, cinese mi sembra che siano 70 e rotti dialetti, parliamo del cinese mandarino, però conoscere il cinese è un asset non banale in più. Io ricordo che avevo incontrato tempo fa questa signora, lei inglese, insegnante di inglese, non mi ricordo se era quando ero in Belgio o in Svizzera, e lei mi diceva, no, io con mia figlia stiamo studiando il cinese. No, perché appunto come inglese la lingua che studi per un futuro, al di là di quelle che studi per divertimento, l'italiano perché ti piace andare in Italia, però diceva come lingua per il futuro noi stiamo studiando il cinese, che per me è una lingua estremamente ostica perché è fonetica. Però la lingua secondo me molto utile, soprattutto se siete europeocentrici, è il tedesco, perché prima cosa è difficilissima. Quindi, quando studiate il tedesco, quando imparate il tedesco, avete un asset, un vantaggio competitivo incredibile, sia per andare fuori che stare in Italia e fare business con clienti e aziende o nazioni che parlano tedesco. Quindi il fatto che sia complicato è un asset averlo dalla vostra parte. E poi tedesco significa Svizzera, Austria, Germania. Girano un sacco di opportunità di business e soldi in queste tre nazioni, no? DAC, DACH, Deutschland, Austria, Switzerland, Confederazione Elvetica. Ecco, io direi concentrarsi su queste due lingue all'atere, a meno che non abbiate altre passioni. Cioè io ho conosciuto veramente i ragazzi che avevano studiato cinese perché erano mezzi hippie e così, e poi si sono trovati a fare lavori incredibili perché avere il cinese gli ha permesso di avere accesso. Non l'avevano minimamente fatto con la progettualità di, però 30 anni fa avevano studiato cinese perché erano fricchettoni e poi si sono trovati a offerte di lavoro incredibili che fioccavano perché avevano questa possibilità di fare bridge tra varie posizioni. Per cui io considererei queste due se dovessi scegliere per mia figlia, no? E chissà cosa succederà quando arriverà, ok? Allora, vi ringrazio, vi ricordo che io ho fatto queste due scorecard per professionisti e per studenti universitari, i link li trovate in descrizione del video, quindi rispondendo a una trentina di domande ricevete un feedback sulla vostra situazione sotto varie dimensioni come self-awareness, strategia, leadership e via dicendo. E credo che ci siano degli input molto interessanti nel report che riceverete via mail, è un PDF con diverse pagine di dettagli. E poi vi ricordo che se siete interessati io ho anche l'attività di consulenza di carriera, anche per quello metto il link in descrizione, ovviamente sono consulenze individuali 1 a 1 dove si approfondiscono molti punti. Quindi vi ringrazio ancora, vi invito, se non l'avete già fatto, a iscrivervi al canale e fatemi sapere nei commenti se ci sono degli argomenti che volete approfondire oppure se alcuni dei punti che abbiamo discusso oggi voi avete un'esperienza diversa, perché quello per me è un ottimo generatore di spunti di riflessione per i prossimi video. Va bene? Allora, grazie ancora a tutti quanti e ci vediamo prossimamente sul canale. Ciao, a presto!